Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Questo è l'incipit del primo canto dell'Inferno, il celebre proemio della Divina Commedia. Quest'anno, come sapete, ricorrono i 700 anni dalla morte del poeta, il quale morì nel 1321, e a differenza di Purgatorio e Paradiso, l'Inferno ha 34 canti e non 33, perché questo funge da proemio. In realtà il primo canto è subito sia accessus all'opera, ma è anche narratio, cioè è subito anche narrazione. Proprio all'inizio, nel primo verso, siamo già immersi nel racconto, non c'è più un proemio vero e proprio, non abbiamo più per esempio l'invocazione alle muse, è sparita, non abbiamo delle coordinate, non viene detto nulla al lettore, e questo già rivela la sperimentazione di Dante. Dante è stato un grandissimo sperimentatore, però come ben sappiamo, quando ci sono degli elementi di modernità, le novità non piacciono mai ai contemporanei. Questo incipit non piacque perché il proemio è un ibrido, quindi tra l'introduzione e già un vero e proprio racconto, siamo già proiettati in medias res e il lettore si perde subito, si smarrisce nella selva oscura. Nelle corti medievali dell'epoca piacevano molto di più le storie del ciclo bretone, quindi di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, amavano moltissimo ascoltare le imprese del paladino Orlando, piacevano tantissimo le liriche provenzali. Ecco, questo tipo di introduzione, di novità, suona come un qualcosa di inusuale, di moderno, e quindi, come sappiamo, non viene subito ben accolto dal pubblico. Il Dante personaggio si è già perso nella selva oscura. La selva è il simbolo del peccato, il buio è l'assenza di Dio, è il male. Il buio, quindi il nero, richiamerà poi anche la pece bollente in cui sono immersi i barattieri, quindi teniamo a mente anche questa immagine. Dante ha vagato per tutta la notte nella selva oscura e ce lo dice lui stesso: la notte chi passai con tanta pietà, quindi la notte che io ho trascorso in un grande stato di angoscia, in questa angustia, e sarà solo alle prime luci dell'alba che finalmente potrà scorgere quel colle, il colle che rappresenta allegoricamente la grazia di Dio. È soltanto attraverso la fede e il recupero della ragione, perché nella selva appunto si imbatterà in Virgilio, che l'uomo sarà in grado di uscire, quindi di abbandonare il peccato, perché tutto il percorso di Dante sarà un vero e proprio svuotamento, un abbandono, un progressivo e graduale distacco dai beni materiali. Delle tre fiere sarà proprio la lupa la più pericolosa e soprattutto la più spietata, la più perfida, colei che impedirà a qualsiasi uomo, dice Dante, a qualsiasi persona di uscire viva da quella selva. Quindi senza la nostra ragione, quindi senza la facoltà di sottomettere i nostri impulsi e le nostre pulsioni naturali, non potremo assolutamente arrivare al paradiso e alla contemplazione di Dio. Detto al di fuori dell'allegoria, quindi nessun uomo è in grado di salvarsi da solo, occorre l'intervento divino, dobbiamo chiedere aiuto a Dio. L'uomo con le sue proprie forze è destinato alla dannazione eterna, e Virgilio incarnerà proprio questa ombra, questo fioco lume iniziale, incarnerà proprio la ragione. Quindi Dante deve ritrovare il libero arbitrio, deve cioè scrollarsi di dosso il vizio del peccato, perché pensiamo, quando un uomo gradualmente naufraga nel peccato non è più libero. Ecco perché perde il libero arbitrio, perché diventa schiavo del peccato, dunque non ha più facoltà di scelta, perché appunto non è più in grado di decidere liberamente se seguire il bene oppure il male. Infatti all'inizio cosa dice Dante? La diritta via era smarrita, ha perso la strada che conduce al sommo bene, ma non dice che lui l'ha persa, dice che la via era smarrita. Quindi inizia subito nell'incipit quel processo di spersonalizzazione. Non è lui che si è perso volontariamente, ma gradualmente, senza accorgersene, è diventato schiavo del peccato, non se n'è neanche reso conto. È come quella rana che viene messa all'interno dell'acqua che è ancora fredda, poi l'acqua piano piano viene fatta riscaldare
mare e quando la rana si accorge che l'acqua è troppo calda ormai è già morta. Viceversa, se voi provate a mettere una rana nell'acqua bollente subito schizzerà fuori. Questo non succede quando invece noi neanche ci accorgiamo di essere schiavi del peccato. Quindi lentamente Dante si rende solo conto di aver vagato per tutta la notte in questo luogo di oscurità, di perdizione, ma la risalita appare estremamente ardua e impossibile senza un aiuto esterno. Il proemio parla sempre per allegorie, troveremo la selva, il veltro, le tre belve feroci, il colle, tutte immagini che in realtà sono tutte allegorie. Quindi qui Dante parla per allegorie. Il famoso realismo dantesco, per cui Dante è tanto celebre in tutto il mondo, non è ancora presente, però è chiaro che in questo primo canto Dante debba rendere l'ultrasensibile grazie al sensibile, quindi deve parlare attraverso la logica delle immagini, deve cioè rendere dei concetti molto astratti in maniera chiara, comprensibile da tutti, dai lettori dell'epoca, ma anche da noi moderni, quindi anche per i posteri, affinché tutti possano salvarsi. E per poter essere compreso immediatamente non può far altro che parlare attraverso le immagini, ma non lo fa inventandole, perché scopriremo in questo viaggio che tutte le immagini, quindi tutte le figure che troveremo nella Divina Commedia, in realtà sono di natura biblica, sono tutte immagini presenti nel testo sacro. Per quello vi ho detto nella lezione di ottobre che non è possibile assolutamente comprendere appieno l'opera se non si conosce anche la Bibbia, perché con la Bibbia bisogna fare i conti. Dante, l'uomo del Medioevo, conosce in maniera approfondita questo testo biblico, tutti sapevano a memoria anche i passi biblici, naturalmente in latino, e quindi Dante, ecco, non si inventa niente, non è farina del suo sacco. Anche paragonare la propria vita ad una selva oscura, la selva al peccato, è un'immagine che già ricorre in Sant'Agostino, il quale paragona la vita dell'uomo ad una selva oscura e lo dice nelle Confessioni. Infatti dice che la vita è un'immensa silva plena insidiarum et periculorum. Ecco, è proprio una selva, dice, piena di insidie e di pericoli. In questa prima fase dunque Dante parla sempre in modo allegorico. L'allegoria viene da allon agoreuo, cioè parlare d'altro, quindi utilizza tutto un linguaggio che però deve essere codificato, deve essere compreso. E anche quando compare Virgilio effettivamente all'inizio è un lume fioco, è soltanto un'ombra, quindi piano piano si presenterà a Dante e verrà sempre maggiormente definito anche nei suoi contorni e sarà la prima reale figura storica che incontreremo nel racconto, ma prima di allora non è assolutamente possibile, quindi è tutto un discorso allegorico, astratto, molto complesso, ma che deve rendere in maniera concreta e anche molto comprensibile. E subito ci dice che questo viaggio e lo smarrimento nella selva oscura inizia nel mezzo del cammin di nostra vita. Quel nostra è fondamentale perché il viaggio di Dante è il viaggio dell'uomo, ma non di un uomo qualunque, di tutta l'umanità. Quindi in realtà la Divina Commedia ha una funzione salvifica duplice: salvare Dante, quindi l'uomo del 300, l'uomo che tutti noi conosciamo, ma anche salvare tutti gli uomini. Quindi Dante ha un compito messianico, è un novello Cristo, è un altro Christus che deve salvare l'intera cristianità, perché non dobbiamo dimenticare l'uomo politico del tempo. Nell'anno 1300, quando inizia il viaggio, lui è priore, sarà l'anno del giubileo e soprattutto era il culmine della sua azione politica. Ci sono delle lotte tra i guelfi bianchi e i guelfi neri che arrivano anche al sangue, quelle lotte di strada in cui iniziano ad uccidersi, ad ammazzarsi a vicenda. Quindi è veramente un anno straordinario. L'umanità ha la possibilità di recarsi in pellegrinaggio a Roma, quindi di chiedere l'indulgenza plenaria, il perdono dei peccati. È veramente un anno carico di significati simbolici oltre che allegorici, e proprio in quell'anno Dante fa iniziare il suo viaggio e non è un caso, quindi è veramente carico di grande simbologia. Però in questo caso Dante
Dante è anche un novello Mosè, e a Mosè si paragona lui stesso nell'epistola Can Grande della Scala, l'epistola numero 13, perché proprio lì, parlando anche di Mosè, quindi pensiamo come Mosè aveva tratto e aveva condotto gli ebrei fuori dalla schiavitù dell'Egitto e verso la terra promessa, oggi Dante cosa deve fare? Condurre l'umanità verso la salvezza eterna, verso cioè quella felicità celeste. Pensiamo alla monarchia, al De Monarchia di Dante. Non manca in Italia e a Firenze soltanto la felicità terrena, ma anche quella celeste, perché la Chiesa è corrotta ed è dedita soltanto al vizio, è immersa nel peccato, nel potere, nel denaro. Dall'altro lato abbiamo la sede imperiale che è vacante, in Italia manca l'imperatore, quindi l'umanità è priva di una guida spirituale, ma anche di una guida temporale. Quindi pensiamo proprio anche alla carica simbolica di quest'opera. Manca veramente un supporto, e quindi Dante diventa il nuovo Mosè che deve condurre l'umanità almeno verso la felicità celeste, se non a quella terrena, perché lui è stato un priore, però sappiamo poi come è andata a finire. La sua attività politica finisce, ovviamente viene interrotta per il trionfo dei neri a causa dell'intervento anche papale, e quindi è costretto all'esilio, l'exul immeritus. Proprio nell'epistola Can Grande lui stesso che cosa dice? Qual è il suo compito? Quello di removere viventes in hac vita de statum miserie e perducere ad statum felicitatis. Cioè il suo compito è proprio quello di rimuovere, cioè di togliere i viventi, le persone vive in questa vita, dallo stato di miseria e condurli allo stato di felicità. Ecco, questo è proprio l'obiettivo, una funzione messianica, la salvezza eterna, la felicità celeste, e quindi dalla selva oscura deve condurre l'uomo dalla schiavitù del peccato, quindi dell'anima, alla felicità celeste, condurli a Dio, deve indicare la rotta, deve recuperare quella diritta via che era smarrita. Ma non è soltanto un linguaggio simbolico, morale, nasconde anche proprio un messaggio politico, e poi è chiaro che si concentri soprattutto sull'aspetto simbolico, cristiano, quindi spirituale. Una Firenze, un'Italia martoriata dalla corruzione, dall'avarizia, che sarà raffigurata proprio dalla lupa, che sembiava, dice, carca nella sua magrezza. Ecco, carca di che cosa? Proprio di cupidigia, e quindi poi ne parleremo. E questo viaggio quindi inizia proprio nel mezzo della nostra vita, a 35 anni circa, perché anche qui non inventa nulla, ma si riferisce sempre al profeta Isaia nella Bibbia, il quale dice: ego dixi in dimidio dierum meorum Adam ad portas inferi. Ho detto, nel mezzo dei miei giorni andrò alle porte dell'inferno. E poi, citando un salmo, il Salmo 89 al versetto 10, ci viene detto che gli anni di un uomo sono 50, 60 o per i più 70 anni, quindi la metà dei 70 è proprio 35. Quindi alla metà biblica, proprio citando il passo biblico della vita di un uomo, ecco perché ho detto che fin dall'inizio è chiaro che questo viaggio dunque non è casuale, perché arrivato alla metà della sua vita cosa significa? Che ormai ha raggiunto l'età adulta, ha tentato anche di portare dei miglioramenti alla vita materiale delle persone, quindi attraverso la famosa felicità terrena, quindi attraverso la politica, però non riuscendoci adesso si interroga anche sul suo futuro, cioè sulla vita più importante, che è quella ultraterrena. È chiaro, quando un uomo arriva in età adulta o vicino alle soglie della vecchiaia, si interroga sul senso della propria esistenza, e quindi qui capisce che deve anche fare i conti con quello che verrà dopo la morte, quindi deve anche riflettere sull'importanza della propria anima e soprattutto sui peccati commessi. E quindi qui Dante sembra quasi suggerirci che ad un certo punto della nostra vita dobbiamo anche farci un esame di coscienza e iniziare a riflettere sul percorso che abbiamo compiuto fino a questo momento, e iniziare anche un'opera di redenzione. È un po' la stessa operazione che poi farà Petrarca nel Canzoniere. Arrivato alla vecchiaia, alla fine della propria vita, inizia a riflettere, no, sulla sua esperienza amorosa, e arriva a capire che tutto ciò che piace al mondo è breve sogno. Dice: favola fui gran tempo,
di me medesimo meco mi vergogno. Ecco, e questo, grazie e in occasione anche del Giubileo, è chiaro che l'umanità ha la possibilità quindi di ricominciare da capo, quindi di interrompere questa strada che conduce alla perdizione, quindi alla morte spirituale, e può quindi essere riportata sulla diritta via, e questa è la sua funzione messianica. Ma quando inizia il viaggio? Abbiamo detto quindi a metà della propria vita, ma ci sono varie interpretazioni, insomma c'è chi propende per l'8 aprile del 1300, quindi il venerdì santo, in periodo quindi di Quaresima, proprio il venerdì che precede quindi la Pasqua, il giorno della morte di Cristo. Chi invece preferisce pensare che il viaggio sia iniziato il 25 marzo del 1300, quindi il giorno in cui sarebbe stato anche creato Adamo, e anche il giorno in cui si sarebbe poi incarnato Cristo, e poi in futuro della passione e morte di Cristo addirittura. Quindi comunque vi ho detto è carico di simbologia, quindi subito questo incipit proemiale si apre con questa solennità biblica, è pieno di riferimenti, anche quando dopo aver vagato per tutta la notte alzando gli occhi vede questo colle che inizia ad essere illuminato dai primi raggi del sole, anche quello è biblico. Infatti Dante anche qui cita sempre il salmista, perché dice levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium mihi. Ho levato i miei occhi verso il monte, da dove è venuto il mio aiuto, da dove mi verrà l'aiuto. Ecco, questo è il Salmo 120 al versetto 1. Quindi vedete, sono tutte immagini bibliche, e lo scopo in questa prima parte è proprio quello di recuperare quindi il libero arbitrio che è andato perso, quindi il lume della ragione. E quindi qui già capiremo poi che ci incontrerà Virgilio, quindi ci anticipa già la ragione, la personificazione quindi delle nostre piene facoltà mentali per poter scegliere quindi di abbandonare il peccato. Interessante poi notare al verso 8 e poi al verso 9, quando dice ma per trattar del ben chi vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Ecco, quel trattare e quel dire sono due termini tecnici. Il verbo trattare allude proprio alla funzione messianica, alla funzione morale del suo viaggio, quello appunto di salvare l'umanità. E quel dir interessante perché significa dire però in rima, quindi attraverso l'invenzione in questo caso della terzina dantesca. Anche questa è un'altra invenzione sua personale, la terzina dantesca a rima incatenata. Ecco, come ho detto prima, tutte queste novità, quindi fu una cosa insolita per l'epoca, questo senso di modernità che non può piacere immediatamente. Quindi subito il proemio si fa, ricordiamolo, accessus e narratio. Poi anche il tema del sonno, io non so ben ridir come vintrai tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. La via verace è chiaro, la via che porta a Dio e il sommo bene, quindi la via che sottomette gli impulsi alla ragione. E se ci pensiamo è lo stesso insegnamento degli antichi, di Seneca ma soprattutto di Cicerone. Quante volte nelle sue opere filosofiche esorta gli uomini a sottomettere gli impulsi alla ragione. Fa sempre l'esempio dei cavalli che devono essere imbrigliati dalla ragione. E il sonno è un altro elemento biblico, anche questo, perché San Paolo nelle sue lettere paragona il sonno del cristiano alla morte. Il sonno è proprio la morte spirituale, quello stato catatonico, quando il cristiano ha perduto il libero arbitrio, non riesce più a comprendere la gravità del suo stato e quindi sta viaggiando dritto verso la dannazione eterna. Dante ha vagato quindi per tutta la notte, tradotto per la maggior parte della sua vita, quindi è stato immerso nel peccato. Tra l'altro poi notiamo che la prima similitudine della Divina Commedia è proprio quella del naufrago, no? È come quei che con lena affannata dice uscito fuori del pelago alla riva, ecco, si volge all'acqua perigliosa e guata, cioè osserva fissamente, così dice l'animo mio che ancor fuggiva, si volse retro a rimirar lo passo
che non lasciò giammai persona viva. Ecco, di nuovo, quindi abbiamo capito, chi rimane qui dentro è destinato alla seconda morte, quella di cui parla anche San Francesco d'Assisi, cioè la morte spirituale definitiva, quindi da cui non c'è più via di scampo. Però è interessante perché si paragona a un naufrago, quindi Dante era immerso nel peccato, aveva naufragato, era sprofondato nei più reconditi abissi del mare, cioè nel peccato stesso. Ricordiamo però questa immagine perché la ritroveremo nelle Malebolge. Tra gli adulatori troveremo Alessio Interminelli, che è immerso nel letame. Dante dirà: io vidi un del capo sì di merda lordo, che io non riusciva a capire, dice se era laico o cherco. E poi troveremo, sempre immerso ancora questa immagine, però nella pece bollente, i barattieri. Anche Dante fu accusato di baratteria, quindi non è un caso che lui faccia tutti questi accostamenti e queste immagini. Vedremo proprio l'accusa di baratteria, quindi Dante stesso un uomo politico. Non pensiamo a Dante come un semplice uomo dall'alto profilo morale, quindi colui che non scende a patti coi vili, che sicuramente si tiene lontano dal vizio, dal peccato, perché in quanto politico sicuramente ha dovuto scendere a compromessi, insomma. A volte, come insegna anche il professor Barbero, ha dovuto anche tradire molti suoi ideali e si è dovuto abbassare e accettare anche poi incarichi presso le varie corti. Non pensiamo che sia al di sopra degli altri uomini, non è stato sempre sul piedistallo, fu accusato di baratteria, quindi capiremo un attimino che cosa significa. Interessante poi quando cita quel colle che sta vedendo, perché dice: vestite già dei raggi del pianeta. Il pianeta è il Sole, e qui vediamo la concezione aristotelico-tolemaica, perché sappiamo bene che all'epoca la visione geocentrica poneva la Terra al centro e il Sole è uno dei pianeti che ruotano attorno alla Terra. Quindi, come potete vedere, la Divina Commedia è anche una summa di tutta la conoscenza dell'epoca, dell'uomo, insomma, medievale, dall'antichità fino ai giorni di Dante. Bisogna riscoprire questo testo, bisogna amare Dante, perché ha moltissimo da insegnarci, ma non dobbiamo vederlo solo come qualcuno che ci vuole insegnare qualcosa, è anche per comprendere proprio la visione del mondo che avevano questi uomini, insomma, del Medioevo. All'inizio abbiamo visto quindi che non c'è il realismo, ma che si parla attraverso la logica delle immagini, perché bisogna rendere questi concetti astratti molto complessi. Dopo questo periodo di grande smarrimento e confusione anche mentale, simile a un naufrago, dice Dante, che dopo essersi riposato un attimino poi riprende finalmente il suo viaggio, il suo percorso, anche lui quindi si ferma per poi riprendere la via. Infatti dice: ripresi via per la piaggia diserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. E qui ci sono due considerazioni da fare. La prima è la più semplice: è stato notato che di solito il piede più basso, quando si sale su una salita ripida, di solito quando ci si ferma si tiene il peso sul piede quello più basso, quindi semplicemente sta descrivendo quello che sta facendo. Altri invece hanno fatto notare che il piede più basso sarebbe il piede sinistro, e quindi il piede del male, perché non ha ancora abbandonato i peccati. Poi invece salendo vedremo che dovrà riprendere col piede destro, e quindi il destro sarebbe ritrovare la diritta via, quindi la via del bene. Però sono tutte ipotesi, anche queste, ci sono molti versi oscuri, difficili da chiarire. Quando lui prova da solo a risalire il monte, ecco subito la comparsa delle tre fiere: la lonza, il leone e la lupa. Le tre fiere che noi conosciamo bene grazie ai bestiari medievali, sappiamo tutti. La lonza è l'allegoria della lussuria, il leone della superbia e la lupa della cupidigia. Ognuna di questi tre peccati capitali tendono e tentano di ricacciare Dante nella selva, quindi Dante è veramente colpito da questi peccati e tutta l'umanità, secondo lui, è in preda a queste colpe, quindi
detto fuori di metafora, se l'uomo non riesce ad abbandonare, a lasciarsi alle spalle il peccato, non potrà mai salire al paradiso. Stesso discorso che fa Petrarca nell'ascesa al Monte Ventoso. Dante ci sta dicendo la stessa cosa: se fosse stato solo per lui non ci sarebbe mai riuscito, è necessario l'aiuto esterno, in questo caso l'aiuto di Virgilio, quindi la ragione, e poi la grazia, quindi la fede, la grazia divina, l'intervento di Dio che salva. Ricordiamo le parole di Paolo: il giusto vivrà per fede, chi non ha fede non può essere salvato. E se pensate che le tre fiere siano farina del sacco di Dante, ancora una volta vi sbagliate. Perché? Perché, come ho detto prima, sono tutte immagini che ricorrono nella Bibbia, quindi parlare per immagini è anche logico per Dante, perché la Bibbia lo faceva. Nel libro di Geremia possiamo leggere che Leo percussit, lupus vastavit, pardus vigilans, quindi il leone ha aggredito, il lupo ha devastato e il leopardo vigilans è in agguato. Non si può comprendere Dante senza conoscere anche il testo biblico, e qui possiamo però già vedere i primi segni della speranza, perché questa lezione potremmo intitolarla Dalla paura alla speranza. Dopo il terrore, dopo questo stato angoscioso di angustia in cui è stato sballottato di qua e di là nella selva per tutta la notte, finalmente inizia a vedere il sole, i raggi del sole. Tra l'altro, iniziando a salire il monte, ci dice Dante che era il tempo del mattino, quindi sono le luci dell'alba, siamo nella costellazione dell'Ariete, quindi siamo nell'equinozio di primavera, e non è un caso, era opinione degli antichi, era stato creato il mondo, quindi il momento della creazione scelto da Dio è proprio il periodo dell'equinozio di primavera. Non sceglie mai le date in modo casuale, c'è sempre un significato. Quindi nel momento in cui Dio pone Adamo nel giardino, nell'Eden, nel paradiso perduto, Dante tenta di risalire. Ecco perché è un nuovo Mosè, indicare la via e riportare tutti noi in quel paradise lost che però tutti agogniamo, ma che queste fiere, quindi che questi peccati sono come dei pesi morti che ci fanno ripiombare nella selva oscura. E subito la prima belva che compare è proprio la lonza. La lonza assomiglia a una lince oppure a una pantera. È difficile staccarsi dalla concupiscenza, dal desiderio carnale, dalla fornicazione. E poi dice: la vista che m'apparve d'un leone, quindi il terrore, no, dato dal leone, la superbia, il pensiero di quel desiderio istintivo di poter vivere senza Dio. La maggior parte delle persone sta diventando atea, dubita, non crede più in nulla, non ha più delle certezze anche in una vita dopo la morte, non crede più in Dio. E chi non crede più in Dio, dice la Bibbia, è condannato, perché l'uomo da solo è ben misera cosa, non possiamo fare niente senza Dio. Questo ci sta dicendo Dante: abbiamo bisogno di Dio, di un aiuto esterno, perché da soli non ci salviamo. Umanamente quale insegnamento possiamo trarne? Che dobbiamo costruire una società inclusiva, aperta a tutti, e soprattutto in cui tutti dobbiamo imparare ad essere i primi a dare l'esempio per la solidarietà politica, economica e sociale, come recita anche la Costituzione. Se no non ne veniamo fuori, veniamo ricacciati laggiù in basso loco, come dice Dante. E infine la più terribile delle tre bestie, la lupa, dice che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza sembra carica di tutte le brame, di tutti i desideri umani. Molti la definiscono avarizia, però non è soltanto il desiderio di accumulare il denaro, ma è più in generale il desiderio dell'accumulo per qualsiasi cosa che appartiene a questo mondo sensibile. Ma nel Medioevo, perché definiscono la cupidigia come inordinatus appetitus quiscumque boni temporalis, cioè un appetito disordinato di qualsiasi bene temporale, quindi generico. E anche Tommaso d'Aquino nella Summa Teologica è d'accordo, quindi veramente abbiamo tutta una serie, di autori medievali, anche della filosofia scolastica, che sono concordi su questo punto. Delle tre la più difficile da cui liberarsi è proprio questa. E pensiamo ancora quindi al periodo storico di Dante, al Dante politico, quindi qui la critica non è soltanto verso ognuno di noi, ognuno deve fare appunto un'autoriflessione, quindi un esame di coscienza, ma è proprio anche
anche una critica, un attacco a Firenze, ma anche alla Chiesa e all'impero, perché in questo periodo la Chiesa è corrotta, l'impero è assente. Dante in realtà critica tutti, non è solo un discorso religioso, morale, ma anche politico, perché la Chiesa è corrotta, vedremo nelle malebolgi simoniaci, voi che le cose di Dio avvolterate, quindi avvolgete nel denaro. Capiamo subito che la radice di ogni male, come dice anche l'Apostolo Paolo, è proprio la cupidigia, lo dice lui stesso nella prima lettera a Timoteo. Quindi Dante veramente non inventa assolutamente nulla. Dante stesso per primo si paragona e potrebbe essere quindi quell'avaro il quale dice accumula tutto ciò che può e poi quando giunge il tempo che perderlo face, che gli fa perdere tutto, piange e si dispera. E qui subito ci vengono alla mente le parole di Cristo. Che senso ha per un uomo, no, conquistare il mondo intero se poi sarà destinato a morire e a perdere tutto? Quindi non ha assolutamente senso. Però questa bestia, quindi che è la più feroce, che cosa fa? Venendomi incontro a poco mi ripigneva laddove il sol tace, dove il sole tace, perché non arriva, cioè mi rispingeva nella selva oscura. Quindi possiamo definire tutta la lezione dalla paura alla speranza, perché vedremo che subito dopo, nella prossima lezione, incontrerà Virgilio, Dante, gli si rivolgerà con l'appellativo latino subito che tutti conoscevano nel Medioevo del miserere, abbi pietà di me. Interessante e straordinario. Grazie a lui, grazie alla fede in Dio, scopriremo che tutti avremo la possibilità di salvarci, quindi mostrare ciò che succede nell'aldilà sarà fondamentale per spingere ognuno di noi a fermarsi, a riflettere e a cambiare strada finché siamo in tempo. E tutto questo è possibile perché Dante, un'assoluta maestria, è riuscito a farci comprendere concetti anche molto complessi, rendendo l'ultrasensibile sensibile. Alla prossima lezione, ragazzi, a presto!